Ciao a tutti, in questa puntata di Fortinet mi occuperò del commento dell'ultima puntata di Tale e Quale Show. Non mi focalizzerò molto sulle esibizioni dell'ultima puntata in quanto tale, ma commenterò più che altro il percorso in generale di tutti i 10 concorrenti a vincere la 15ª edizione del Varietà, così come piace chiamarlo a Carlo Conti, di Rai 1 è stato Tony Maiello, che dal terzo posto in classifica generale con cui si era presentato ieri sera è riuscito a scavalcare tutti e a balzare al primo grazie a un'interpretazione di Gigi D'Alessio, direi veramente ottimale, ma non avevo molti dubbi, sia per il fatto che appunto anche lui è campano e quindi questo poteva essere un vantaggio. Poi chiaramente la voce non era così simile, l'interpretazione è stata ottima, direi anche perfetta, però la voce è ovvio che non era così simile, se vogliamo ovviamente trovare il pelo nell'uovo, però chiaramente così come non era simile la sua di voce a quella di Gigi D'Alessio, neanche quella degli altri concorrenti era così simile ai personaggi che hanno interpretato. Alla fine Tony Maiello ha chiuso con 390 punti, secondo me è il coronamento di un gran bel percorso. Tra l'altro lui ha vinto la prima puntata interpretando Sal Da Vinci e ha vinto l'ultima, quindi è chiuso un cerchio, 2 puntate vinte da lui, così come da Samuele Cavallo, che invece è arrivato secondo con 368 punti, quindi un gap veramente devastante, ma soprattutto dovuto alla classifica dell'ultima puntata, perché ricordiamoci che Tony Maiello aveva 10 punti di ritardo da Pamela Petrarolo, che in quel momento era in testa, e ne ha rimontati veramente tantissimi, dato che Pamela è arrivata ancora più dietro, non tantissimo, però è arrivata comunque terza con 367 punti, quindi direi che Tony Maiello ha fatto una rimonta clamorosa anche grazie al fatto che c'erano 5 giudici, non 4 come al solito, tutti l'hanno messo al primo posto, quindi è stato un bel bottino di punti per lui in generale e sono arrivati anche i punti extra di Malgioglio, quindi è stato un percorso netto con qualche basso sicuramente, qualche interpretazione non all'altezza del suo ruolo all'interno del programma, perché sapevamo comunque che poteva essere uno che avrebbe potuto puntare alla vittoria. Io dalla prima puntata sostenevo questo, ovvero che potesse vincere Tony Maiello perché aveva vinto la prima puntata e mi aveva sorpreso. Che potesse essere Pamela Petrarolo, che secondo me avrebbe meritato allo stesso modo di vincere la prima puntata con una straordinaria interpretazione di Noemi, e anche Samuele Cavallo per la sua attenzione maniacale ai dettagli già dalla prima puntata quando ha interpretato Holly. Quindi devo dire che questo terzetto è stato per distacco il migliore in generale per contendersi la vittoria. Tra l'altro i bassi, purtroppo per Pamela Petrarolo, i bassi sono arrivati proprio nelle ultime 2 puntate, quando invece avrebbe dovuto dare la sterzata finale per provare a vincere. Non è arrivata questa sterzata, però devo dire comunque che secondo me un bilancio complessivo deve essere ritenuta positiva la sua avventura. Mi ha sorpreso molto, ma lei comunque è una cantante, è non una cantante di professione, ma ha cantato nella Rai, quindi sappiamo bene che partiva un po' avvantaggiata rispetto agli altri, e devo dire che le hanno dato anche dei personaggi che vocalmente erano simili tra di loro e che la sua voce, la sua vocalità poteva prestarsi ad interpretare. Poi ci sono quelli che sono riusciti meglio come Noemi, clamorosa, o Gianna Nannini, e quelli che sono riusciti meno bene come Emma Marrone e Fiorella Mannoia soprattutto. Samuele Cavallo anche per me grande percorso, nonostante qualche incertezza, però ha vinto 2 puntate, quindi per me c'è poco da dire. E arriviamo anche al quarto posto occupato da Flavio Enzina e Gabriele Cirilli. Per le esibizioni che ho visto ieri, che ovviamente a livello vocale Flavio Enzina ha cantato con la sua voce, non assomigliava alla voce di Gigi Proietti, però se andiamo a guardare la componente emozionale, sicuramente i due avrebbero meritato anche di vincere la puntata. Infatti io lì ho detto: questi due rischiano di portare a casa la vittoria, rischiano veramente di vincere anche il programma, perché qualora le avessero messi in testa tutti quanti, cosa che ho pensato in quel momento dell'esibizione, ribaltano tutto, ribaltano completamente la classifica e balzano avanti. Abbiamo visto con Tony Maiello messo davanti da tutti, e Insigne e Ciriglian che hanno ricevuto dei 5 punti di bonus, quindi con il bonus, e in quel modo secondo me avrebbero potuto cambiare le carte in tavola e ribaltare completamente la situazione, portandosi a casa una vittoria che sarebbe stata clamorosa. Però al di là della vittoria, il percorso di Insigne e Cirilli, per come pensavo io che potesse svilupparsi, è stato clamoroso. Io pensavo ad un percorso, l'ho detto più volte, alla Cirilli e Paolo Antoni. Invece con Insinna si è dato più spazio alla componente teatrale, perché Insinna alla fine ha recitato più che cantato, però lo hanno fatto nel miglior modo possibile. Ci sono dei numeri che mi sono piaciuti molto, come quello di ieri sera dell'ultima puntata, altri meno riusciti.
per esempio anche quello di Halloween non è che mi abbia fatto impazzire, nonostante sia riuscito e abbia anche vinto la puntata. Onestamente per me è stato troppo la vittoria della puntata, però avrebbe meritato più l'esibizione di ieri. E il quinto posto Antonella Fiordelisi, sesta Marina, praticamente sono tutti in fila, 332 Antonella Fiordelisi, 331 Marina, 330 Peppe Quintali, quindi tutti lì attaccati in bagarre per il quinto posto, ovviamente una bagarre che non si potrà sviluppare dato che il programma si è concluso, però devo dire che in questa bagarre ci sono due delle concorrenti che mi hanno più sorpreso in generale, perché io parto sempre comunque dai presupposti di partenza. Quindi Antonella Fiordelisi io non avevo sentito cantarla praticamente mai, se non in sporadiche situazioni male al Grande Fratello, ma ovviamente non era un'esibizione, era tutt'altro. Però l'ha detto anche lei, se 4-5 anni fa mi avessero detto che avrei cantato non ci avrei mai creduto. Ebbene, non ci credevo neanche io, infatti ero molto scettico sulla sua partecipazione al programma, più che sulla sua partecipazione, sulla riuscita dei personaggi interpretati. Invece devo dire che mi ha stupito, innanzitutto perché è stata intonata a diversi personaggi, poi per carità ha fatto anche degli errori tecnici, è logico, però è stata molto più intonata di quello che mi potessi aspettare. Ha fatto un percorso molto molto bello, secondo me Rose Villain è stata una delle sue migliori interpretazioni. Quindi devo dire che la giuria la stava anche premiando, perché comunque l'hanno messa tra il quarto e il quinto posto, mentre la giuria di solito la metteva un po' più dietro e lei saliva con i punti dei social oppure con i punti dei compagni. Questa volta invece è stata sorprendentemente penalizzata dai social, dai quali ha ottenuto soltanto un punto, mentre dai compagni ha ottenuto i classici 5 punti da Marina, perché se li sono scambiati spesso, come ho avuto modo di constatare. Però devo dire che Antonella Fiordelisi mi ha sorpreso in una maniera clamorosa. Credo che sia la sorpresa più grande del programma, insieme anche a Insigne e Cirilli. Devo dire che mi ha veramente impressionato per la crescita che ha avuto anche nel corso delle settimane. Passando da personaggi molto molto diversi, ci sono state delle esibizioni migliori e delle esibizioni peggiori. La prima di Gaia è andata bene, secondo me meglio del previsto, come avevo già detto. Poi con Dua Lipa è scesa, ma era inevitabile perché cantando in inglese si era chiaramente visto che non era il suo pane quotidiano. Già cantare è complicato, poi mettici anche la lingua straniera, nonostante poi con Karol G invece in spagnolo si sia di fatto mostrata nella sua forma migliore, nella sua versione migliore, perché le esibizioni migliori sono state proprio le ultime. Clara un po' meno, però per Karol G ottimo, così come anche per Rose Villain. Rose Villain io, se vi ricordate, avevo detto che secondo me il timbro di Antonella Fiordelisi è simile a quello di Rose Villain e che avrebbe potuto comunque imitarla abbastanza bene. Chiaramente poi c'era bisogno dell'intonazione e tutto, e devo dire che c'è stata. Non ha sbagliato molto. Così come poi per Marina. Marina ha fatto un percorso, un sali e scendi, è stato un po' il contrario di Tony Maiello per quanto riguarda la prima e l'ultima puntata, perché Tony Maiello era vinta entrambe, Marina invece è arrivata più dietro. Però con Raffaella Carrà io mi aspettavo questo risultato, purtroppo, perché deve ballare, e quando qualcuno deve ballare su quel personaggio, già cantare in generale è complicato quando non sei un cantante. Però poi farlo anche mentre balli e imitare, cercare di tenere l'imitazione è estremamente complicato. La voce era molto diversa, però in generale io credo che anche il percorso di Marina sia stato molto molto importante. Ha vinto una puntata, è stato un grande percorso. Mi è piaciuta molto, io ripeto, l'esibizione su Cristina Aguilera è stata spettacolare, però anche altre esibizioni come Serena Brancale non è stata male, soprattutto nei movimenti, perché alla fine lei, essendo imitatrice, nei movimenti riesce a prendere praticamente qualsiasi cosa, è molto attenta ai dettagli, un po' come Samuele Cavallo, nonostante Samuele Cavallo non sia un imitatore, però c'è quell'attenzione al dettaglio che non tutti riescono ad avere, e parlo soprattutto di movimenti, di piccoli gesti che possono comunque fare la differenza in un'imitazione, mentre a livello vocale chiaramente lì è complicato. Però il percorso anche di Marina è stato intenso, molto interessante. Per me Antonella Fiordelisi e Marina sono le scoperte più belle in questo programma, a livello di imitazioni, ovviamente, proprio nell'ambito di Tale e Quale Show, perché poi chiaramente nei loro ambiti diversi già le conoscevo, ma non in questa versione. Hanno mostrato una nuova versione di loro stessi, hanno dimostrato soprattutto di poterci stare tranquillamente in questo programma, perché poi chiaramente sì, Antonella è arrivata quinta, Marina sesta, ma sono tutte lì attaccate a livello di punteggio, quindi la classifica generale in questo caso, a parte se vinci, secondo me conta molto 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 relativamente a Tale e Quale Show, conta soprattutto l'esperienza. Per me ha fatto molto bene anche Peppe Quintale, che è riuscito a vincere anche una puntata con Tony Hadley. Non ha avuto troppa costanza, ma devo dire che mi è piaciuto molto Peppe Quintale, perché mi ha stupito. Io non mi aspettavo una voce del genere, una pronuncia
del genere in inglese, quindi secondo me Peppe Quintali anche è stato molto molto interessante, molto bravo, non a caso ha ricevuto anche 5 punti da parte di Giorgio Paniello, per me sono meritati, io credo che Panariello glieli abbia dati perché ha riconosciuto comunque il lavoro fatto da lui. Per quanto riguarda le Donatella sono state sempre molto molto divertenti, hanno fatto il loro, però il fatto è che o sei i gemelli di Guidonia che sono veramente clamorosi in quelle imitazioni ma fanno quello di mestiere, quello di lavoro fondamentalmente, oppure è difficile. Quando sei in coppia è estremamente difficile riuscire ad importi a tale e quale show. In più persone è veramente, veramente complicato perché magari c'è qualcuno che fa meglio dell'altro, una volta fa meglio uno, una volta fa meglio l'altro. È veramente difficile. Poi se ti danno dei personaggi che devono ballare oltre che cantare, come ho detto per Marina, vale anche per le Donatella, praticamente si deve fare un triplo salto mortale. Perché devi trovare la giusta affinità con l'altra persona, che possa essere tua sorella, che possa essere un amico, comunque la difficoltà è sempre elevatissima. Devi essere coordinato nei movimenti, vocalmente, deve essere intonato e devi tenere anche l'imitazione. Quindi è veramente un triplo salto mortale per chi va a fare tale e quale show in coppia. Poi abbiamo come ultime posizioni Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro. Gianni Ippoliti allora, ha avuto quel sussulto con Gianni Morandi, per il resto comunque è stato un percorso abbastanza piatto, senza particolari colpi di scena. Carmen Di Pietro ha fatto il suo solito show, doveva per forza di cose comunque tenere alta la componente ironica del programma, ci è riuscita, però comunque adesso era già la seconda edizione consecutiva che si fa, mi auguro che l'anno prossimo quantomeno ci sia una pausa e di non rivederla su quel palco, ma non perché ho qualcosa contro di lei, semplicemente perché comunque poi potrebbe creare l'effetto opposto, ovvero da ironico e divertente potrebbe diventare esagerato e stancante. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.